Benvenuti in un nuovo video unboxing di Hot Toys, un Hot Toys in scala 1:6 tratta dal mondo di Star Wars ed in particolare di Star Wars The Book of Boba Fett. Sto parlando di Fennec Shand, la TV Masterpiece 068 che sono riuscito a recuperare grazie a ilcolossodenerd.com. Qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti. Ma soprattutto in questo caso mi tocca ringraziare la mia ragazza che ha perso una scommessa e ha dovuto pagare, quindi è sempre bellissimo quando sono gli altri a pagarti le doll. Quindi grazie amore mio, quando vuoi un'altra scommessa io sono qui a disposizione. Adesso cominciamo con l'unboxing. Iniziamo spendendo giusto due parole sulla scatola perché rimane abbastanza anonima come succede per molte Hot Toys a tema Star Wars. Parte frontale con lo sfondo nero e le bande laterali grigi che si propagano sui lati della scatola e in primo piano un'anteprima della doll che troveremo al suo interno, ovvero Fennec Shand interpretata da Ming-Na Wen. Logo di Star Wars e nella parte bassa la solita banda, in questo caso di colore giallo, con lo sfondo del palazzo di Boba e un altro primo piano di Fennec Shand, stavolta con l'elmo indossato, con il casco indossato. Sui lati, come vi dicevo, nulla di che se non le bande laterali grigie e poi nella parte posteriore invece i soliti crediti e raccomandazioni. Sull'altro lato invece, oltre allo sfondo, troviamo un'altra anteprima di Fennec Shand, stavolta sempre mentre imbraccia il suo fucile. Andiamo ad effettuare l'unboxing aprendo la scatola nel modo più classico possibile e troviamo la slip cover. Anche qui la prima cosa che mi salta all'occhio è il fantastico head sculpt di Ming-Na Wen, che non vedo l'ora di vedere. Nella parte bassa Star Wars e Fennec Shand, codice del prodotto TV Masterpiece 068. Andiamo a rimuovere anche la slip cover per scoprire la doll e tutti i suoi accessori all'interno del blister. Non voglio spoilerarvi niente ragazzi, quindi cominciamo subito con gli accessori. Come vedete gli accessori di Fennec Shand non sono tantissimi, ma da una prima occhiata posso dirvi che sono realizzati abbastanza bene. Comincerei dalla basetta, che è la parte che, come sapete tutti, mi piace e mi interessa meno, classica basetta rettangolare come per la maggior parte delle doll a tema Star Wars di Hot Toys, con la targhetta sulla parte frontale, targhetta anch'essa rettangolare, sfondo cromato, logo di Star Wars e nome del personaggio al di sotto. Hot Toys ha finalmente eliminato quelle fastidiose impronte sulla sabbia che costringevano le doll in pose statiche. Sono state sostituite con una texture ruvida con il motivo della sabbia e non c'è più la sabbia in rilievo, ma è totalmente, piana la superficie, come potete vedere. Nella parte posteriore alloggiamento per il classico supporto, ovviamente nero, che va ad abbracciare, per così dire, l'inguine della doll per tenerla in piedi. Nulla di particolare, basetta, quindi classica come molte altre doll di Star Wars. Andiamo a vedere invece adesso la bottiglia di Spochka, se non mi ricordo male si chiama Spochka. Sembra realizzata in vetro ragazzi, invece ovviamente plastica trasparente con all'interno un altro pezzo di plastica che va a simulare il liquido e lo fa abbastanza bene. C'è una sorta di profondità che rende tutto molto realistico, così come questa rete che va ad abbracciare il vetro, per così dire, quindi sempre la bottiglia. Molto realistica, sembra davvero di avere una bottiglia di Spochka in 1:6, cioè in miniatura. Poi abbiamo il sacchetto che è realizzato in tessuto con le cuciture e tanto di laccio che può essere chiuso e stretto. Sacchetto che serve per contenere le monete della Nuova Repubblica. Sono molto piccole, ovviamente, hanno una forma che non è circolare ma è una sorta di forma a goccia, con delle zigrinature lungo tutto il profilo e poi da una parte c'è questa sorta di numero, credo che sia, e dall'altra parte il simbolo della Nuova Repubblica. Anche queste realizzate molto bene e servono appunto vanno inserite all'interno del sacchetto oppure in mano a Fennec Shand e il sacchetto si chiude. Piccola chicca, sempre dettagli molto apprezzati. Poi andiamo avanti con questo minuscolo
coltello che ha una lama molto ben realizzata secondo me, con quei 3 puntini, spero riusciate a vederli, che serve anche per arpionare appunto, come vedete, anche la parte finale della lama. Questa può essere inserita all'interno del fucile di Fennec Shand aprendo il calcio e poi andandola ad infilare in questo modo, poi andando a richiudere, quindi si nasconde, ma come vedete è molto semplice da perdere, quindi si può comunque rimettere all'interno, ma diciamo che è un po' problematico lasciarlo all'interno, quindi io ovviamente lo terrò fuori. Può essere ovviamente anche utilizzato da Fennec Shand nelle pose con questa apposita mano che serve appunto per tenerlo. Poi, visto che accennavamo al fucile, analizziamo proprio il fucile di Fennec Shand, che secondo me è il migliore insieme al blaster, che vedremo fra poco, il migliore accessorio della gamma. Realizzato molto bene, con un ottimo sculpt e una verniciatura anch'essa impeccabile, anche se, come al solito ragazzi, come dico spesso, avrei gradito qualche traccia in più di usura. La tracolla è realizzata anch'essa in tessuto, resa molto molto bene, con delle parti in plastica che alternano parti arancioni, come vedete che in realtà sono solo 2, a parti invece nere, di questo nero opaco, che sono realizzate singolarmente, quindi ci sono diversi pezzi singoli, e questa è una chicca anch'essa molto buona, molto particolare, per andare a ricreare la tracolla vera e propria di Fennec Shand. Per il resto ragazzi nulla da dire, non ci sono parti mobili, almeno così non pare, tranne questa cosa qui. Qui ovviamente vi è nascosta quella sorta di sondina che utilizza Fennec Shand per scansionare l'ambiente, se non ricordo male, che non è rimovibile, è molto piccola ma comunque molto ben dettagliata, così come l'altra parte sempre dell'interno del calcio. Questi dettagli sono sempre molto graditi. Anche la parte di taccamerina e mirino sono ben fatte, secondo me. E niente ragazzi, per quanto riguarda proprio le fattezze del fucile in sé, sia per lo sculpt che per la verniciatura, nulla da dire. E mi sembra anche una cosa giusta, visto che comunque è l'arma principale di Fennec Shand e diversamente mi avrebbe fatto storcere molto il naso. Parliamo adesso del blaster, un blaster un po' particolare che ricorda un pochino le pistole tedesche, fatto molto bene secondo me. Qui vediamo qualche traccia in più di usura del materiale e questa cosa mi piace, la cura nel dettaglio. Il manico, l'impugnatura è di questo marrone un po' più scuro e ci sono, come vedete, delle parti in oro. Tutto il resto ragazzi è nero opaco con, come dicevo appunto, qualche segno di grigio che va a scandire quella che è l'usura dell'arma. Poi vediamo anche il mirino appunto molto antico come possiamo vedere, ma comunque anche qui la realizzazione è impeccabile secondo me, ottimo lavoro Hot Toys da questo punto di vista. Può essere ovviamente riposta all'interno della fondina di Fennec Shand andando a rimuovere questa parte e poi andandola a mettere, cosa che farò fra poco. Poi andiamo avanti con il casco immancabile, il casco per Fennec Shand, che è molto ben fatto secondo me, soprattutto dal punto di vista della verniciatura. Come vedete qualche segno qua e là, il nero, segni di grigio come se fosse stato appunto scalfito, colpito. Per il resto solita calotta arancione con segni di nero qua e là, e questa cosa mi piace veramente tanto. Per quanto riguarda invece la mentoniera, essa è sempre nera come vedete con parti di metallo e può essere sganciata delicatamente in questo modo per permettere appunto di andare ad applicare il casco a Fennec Shand senza rovinarne l'head sculpt, che è la cosa, poi lo vedremo, la cosa più preziosa della doll. Quindi andremo ad applicare la calotta in questo modo e poi qui ovviamente ci sarà l'head sculpt e poi andremo a mettere la parte sottostante, la parte inferiore del casco. Ok, poi me lo sistemerò. Poi sono rimaste soltanto le mani ragazzi, ci sono 2 paia di mani, una mano sinistra singola e quelle in dotazione sulla doll di default sono delle mani rilassate. Abbiamo 2 pugni chiusi, sono mani molto piccole, comunque l'attrice è anche piccolina,
pugni chiusi standard, 2 mani per grilletti vari, quindi per il fucile e il blaster qualora volessimo impugnarlo a destra o a sinistra, e poi, come vi dicevo in precedenza, la mano per impugnare il coltellino. Per la realizzazione, ragazzi, a me piacciono molto, non sono nulla di particolare perché sono neri. Fennec Shand indossa dei guanti di pelle, però la resa della pelle è perfetta secondo me, perché se vedete ha appunto del lucido, una texture lucida con qualche parte, con qualche piega qua e là, che rende molto, sembra davvero che siano in pelle, invece ovviamente, ragazzi, sono in plastica. Quindi ottimo lavoro per la realizzazione, perché non me l'aspettavo, pensavo che ci sarebbe stata un po' di cura in meno in questa cosa, invece ottima cura per il dettaglio. Per gli accessori, ragazzi, è tutto, quindi adesso cominciamo a vedere un pochino Fennec Shand. Ed eccola qui, comincerei ovviamente dal volto, dall'head sculpt, che è qualcosa di straordinario. La somiglianza con l'attrice Ming-Na Wen ha dell'incredibile, e io credo di essere davanti a uno dei migliori head sculpt, quantomeno dell'ultimo periodo, e sicuramente uno dei migliori della mia collezione. Davvero fantastico sia la resa dell'espressione facciale, degli occhi, il colore della pelle, che probabilmente voi vedrete leggermente diverso, ma vi assicuro che è veramente fedelissimo. Anche la cicatrice che ha vicino allo zigomo sinistro, la resa delle labbra, del naso, per non parlare poi, ragazzi, dei capelli, con questi 2 ciuffi che sono in plastica morbida, quindi volendo anche con una scaldatina possono essere regolati, e poi tutte le varie treccine, questo particolare stile di capigliatura di Fennec è reso davvero benissimo. La treccia poi lunghissima che si porta dietro è anche cablata, quindi è possibile regolarla per tutte le pose del caso, oppure se vogliamo ad esempio appoggiarla qui su una spalla, insomma bisogna giocarci un pochino, però è possibile regolarla, e quindi anche questa un valore aggiunto per questa doll che sembra davvero molto molto ben fatta. Andando invece al body, le proporzioni sono perfette, così come l'altezza è leggermente più piccolina di una doll normale, anche di una doll femminile, diciamo, perché comunque l'attrice è anche un po' più bassina. Per quanto riguarda il vestiario, anche questo è reso alla perfezione. Ci sono queste parti che hanno una texture particolare con dei cerchietti alternati a una specie di esagoni, ed è perfetta la resa sia del colletto sia di questa parte, che poi ritroviamo anche nella parte bassa, quindi questa appena sopra il ginocchio. Texture differente invece per le maniche, e qui si vede appunto la cura nel dettaglio che ha utilizzato Hot Toys nella realizzazione di questo vestiario. Qui invece troviamo una sorta di onde con una sorta di ovali suddivisa in varie sezioni fino ad arrivare all'avambraccio, avambracci che non sono, anche se sembrano in pelle così come i guanti, sono realizzati in plastica. Mi domando per quale motivo Hot Toys non utilizzi più spesso un materiale del genere con questa ottima resa per la pelle, senza utilizzare il pleather che invece troviamo in altre sezioni anche di questa doll. Ad alternare le fasce che in questa simil pelle, che in realtà è plastica, ci sono queste bande colorate di arancione. Il nero e l'arancione, ragazzi, sono i colori caratteristici di Fennec Shand. Sull'altro braccio invece abbiamo questa gomitiera che sembra essere in metallo, invece anche questa, ragazzi, è in plastica con dei buoni segni di usura. Qui in questa parte, come vedete, c'è una leggera, come se fosse stata scheggiata, e si intravede il metallo sottostante, quindi è venuta via la vernice. In più qualche effetto di sporco, di usura del nero, anche qui ottimo lavoro. Per il resto del vestito, ragazzi, andando a scendere, qui ovviamente ci sono le varie apparecchiature, e le cinture invece sono in pleather, purtroppo, però possono essere rimosse. Adesso vi faccio vedere, perché al di sotto nasconde qualcosa Fennec Shand, e non è quello che pensate tutti, ma è questa sorta di sezione meccanica che ha sul ventre, o meglio sulla pancia. Questo perché va a richiamare
quello che è successo in The Mandalorian quando fu colpita e poi fu salvata da Boba Fett, che dovette sostituire delle parti di Fennec Shand con parti, come vedete, metalliche. Purtroppo anche se non sembra, c'è davvero poco, scusate perché mi metto a fuoco il braccio, c'è davvero poco spessore, come posso dire, poca profondità, e sembra un pezzo piatto, quindi è una buona chicca, ma non credo che qualcuno esporrà Fennec Shand in questo modo, quindi si va comunque tranquillamente a richiudere. Poi questa la metterò dopo per non perdere tempo, però comunque anche qui è una sorta di easter egg molto buona soprattutto per i fan. Ripeto che questa parte è in pleather, così come questa sorta di gonnellino. Poi andando a scendere troviamo ancora una volta un'altra texture, questa volta realizzata con questa sorta di rombi, e questa parte è leggermente cablata, quindi può essere piegata appunto per poter permettere delle pose differenti. Poi ci sono anche queste parti arancioni, questa sorta di toppa di forma triangolare, anche se molto belle. L'arancione poi sul nero, ragazzi, sta da 10. E poi qui troviamo questa sorta anch'esso di gonnellino, anch'esso realizzato in pleather e cablato, quindi può essere piegato anch'esso per adattarlo a vari tipi di pose. Andando a scendere invece i pantaloni sono in una sorta di tessuto elastico, qui ne abbiamo già parlato in precedenza, e gli stivali sono un unico pezzo, anche qui plastica, con questa somiglianza fortissima alla pelle, con ovviamente, così come per gli avambracci, l'alternanza di nero e arancione. Gli stivali, questi sono copristivali, paratibie diciamo, e poi gli stivali invece sono anch'essi ovviamente in plastica, ma danno una sensazione di usura, come vedete per la parte finale, e sono realizzati benissimo, sia per quanto riguarda lo sculpt, sia per la verniciatura. Anche la parte sotto è molto curata, come spesso accade in diverse doll di Hot Toys, con appunto le texture della parte inferiore della stivale, della suola. Che dire, a livello di solidità mi dà una forte impressione di solidità, mi piace tantissimo, ma temo che le articolazioni risentiranno un po' di questa cosa, perché i tessuti sono molto belli, molto curati, ci sono diverse tipologie di tessuto, ma mi dà una sorta di, oltre alla stabilità, mi dà un senso di poca mobilità. Ecco ragazzi, scusate, ma oggi non mi vengono le parole. Allora, cominciamo con le articolazioni, con la testa che può essere ruotata, in questo caso lateralmente, piegata in avanti ma non tantissimo, ed indietro, ovviamente andando a spostare la treccia, cosa che adesso non farò, guadagnerete qualche millimetro. Butterfly joint alla spalla, rotazione anche del bicipite, doppia articolazione per il gomito, braccio che può andare in avanti ma un pochino limitato come sospettavo, e all'indietro. Può ovviamente anche essere alzato, ma non, oddio, forse a fatica supera i 180 gradi. Busto che può essere rotato molto poco, ragazzi, in avanti e all'indietro praticamente quasi inesistente, quindi si confermano i miei sospetti. Poi per quanto riguarda le gambe, possono andare in su, ma non voglio forzarla troppo, ma non tantissimo. Stessa cosa all'indietro, ragazzi, molto limitata. E doppia articolazione invece al ginocchio, essendo libero, tranquilla, quindi permette di superare tranquillamente i 90 gradi. Si può ovviamente allargare, si possono allargare le gambe, anche qui non mi va di forzarla troppo, e quadricipite che può ovviamente ruotare. Per quanto riguarda i piedi, sono praticamente immobili, c'è una leggera possibilità di articolazione, ragazzi, ma molto limitati dal fatto che il paratibie, quindi parte dello stivale, va ad abbracciare sia la tibia che parte del collo del piede. Per il resto, ragazzi, io non ho nulla da dire, davvero impressionante secondo me, sia per le proporzioni, per questo fantastico head sculpt e tutto il resto. Molto soddisfatto del vestiario, molto fedele al personaggio, un po' limitato per le articolazioni, però diciamo che sono molto soddisfatto di questa doll. Un confronto veloce con alcune delle doll di The Mandalorian, la vediamo a fianco a Bo-Katan, leggermente più bassa, ovviamente come giusto che sia, e non c'è confronto con Mando, ben più grande e più alto. Comunque,
Ottima la versatilità di questa doll, che può essere posata con altre doll tratte da The Clone Wars, The Mandalorian, The Book of Boba Fett. Insomma, sta bene con tutto. Ed eccomi di nuovo qui ragazzi con la Fennec, che dire, una doll strepitosa, l'avete capito nel corso di tutto il video, posabilissima con qualsiasi tipo di doll di Star Wars, da Clone Wars a The Mandalorian a The Book of Boba Fett, ma io ovviamente la esporrò vicino al mio Boba Fett con trono. Un head sculpt meraviglioso ragazzi, che sicuramente entrerà nella top 5 ma anche top 3 di quest'anno e non solo. Non ricordo se la doll sia di quest'anno, sicuramente non l'ho presa al lancio, ma forse dell'anno scorso, forse del 2023, ma comunque ragazzi rimane un vero e proprio capolavoro, sia per quanto riguarda l'head sculpt che per quanto riguarda proporzioni del corpo, vestiario e tutto il resto. Purtroppo, sebbene per me sia un personaggio importante, ho notato che non desta una grande curiosità da parte dei fan, ma secondo me è un must have per tutti i fan di Star Wars, di The Book of Boba Fett e ovviamente di Fennec Shand. Quindi ragazzi, che dire, io ve la consiglio, non è una doll perfetta, ovviamente l'abbiamo visto nel corso del video, però è un ottimo pezzo che, se siete fortunati, riuscite a recuperare anche ad un prezzo non troppo elevato, sicuramente al di sotto della soglia solita di Hot Toys. Io ringrazio per questo ancora una volta il colossoinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, e la mia ragazza che continua a pagare. Quindi, detto questo ragazzi, io vi saluto, ci vediamo come al solito ai soliti appuntamenti del canale, continuate a collezionare, mi raccomando, non smettete perché è una cosa bellissima. E niente, dopo questa massima incredibile vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga, a presto!